Salve, sono Michele Grande, il proprietario della Bifora Ristorante, situata a Bacoli, in una delle zone più belle dei Campi Flegrei. Affacciamo appunto sul Golfo di Napoli. Siamo ristoratori dal 1983, appena 44 anni, 45. La Bifora è un ristorante a conduzione familiare da diverse generazioni. Quanta influenza ha avuto sul suo percorso in cucina la figura di suo padre? Il nostro locale ha aperto nel 1983. Sono stati i miei genitori, mio padre insieme a mia mamma ad aprirlo, e la cosa simpatica è che mio padre faceva tutt'altro lavoro, faceva il fabbro, lavorava il ferro. Lui era un artista perché lui lavorava il ferro come si faceva anticamente, con la forgia, una sorta di braciere dove si metteva il ferro dentro, si faceva diventare incandescente e poi si lavorava. E lì veramente nasce l'arte, perché non è che tu puoi creare un qualche cosa solamente saldando dei pezzi, ma devi modellare il ferro come se fossi uno scultore. Ed era molto molto bravo in questo, però aveva questa passione per la ristorazione, e da lì abbiamo intrapreso insieme un percorso dove la cucina è diventata parte del nostro DNA. Invece poi c'è mia mamma che è la mia antagonista, no? È quella con cui si combatte, perché ancora oggi a 81 anni sta qui con me e dice: che stai preparando? Una polpetta di calamaro che però all'esterno è nera e un pane grattugiato fatto con una goccia di nero di seppia, molto semplice. Però tu immagina una persona di 80 anni che ti vede questa cosa nera. La prima cosa che ti dice: io non lo mangerei nemmeno gratis. Dopodiché vede che magari gli ospiti lo apprezzano, passa un mese, passa 2 mesi e tu cambi piatto perché ti sei scocciato di fare la polpetta, no? E lei gira, ti viene vicino e ti fa: ma mo la polpetta non la fai? Perché si è resa anche conto lei che è la tradizione, perché il calamaro tritato è una cosa semplice, solamente che quando la vai a mangiare c'è questo involucro che è nero dovuto al pane grattugiato, per il sapore è quello di un calamaro semplice. E lei è la mia critica per eccellenza, ed è la persona che mi ha dato le fondamenta su quelle che sono le cucine tradizionali. Noi siamo sempre legati alla tradizione, perché la cucina è memoria. Un piatto, se ti riporta indietro nel tempo, tu lo gusti e lo apprezzi. La Bifora offre principalmente piatti di mare. Quanto il territorio di Bacoli del ristorante comunque ha influito sulla stesura del menù? Il menù è nato proprio in relazione a quello che è il nostro territorio. Bacoli fondamentalmente nasce come un paese agricolo e industriale, non come un paese di pescatori. E infatti poi parecchi piatti della tradizione bacolese sono un mix tra quello che è la terra e il mare. La flotta di pescherecci è a Pozzuoli, non è a Bacoli. Bacoli era un paese in cui non c'era pesca. Ovviamente si attingeva alla pesca a Pozzuoli e quindi si mangiava comunque del pesce. La cosa bella del nostro paese, in generale in Italia, è che da pianerottolo a pianerottolo cambiano le ricette, cambia la tradizione, cambiano le cucine, perché veramente ognuno di noi quando cucina ci mette il cuore, quindi ognuno poi fa dei propri piatti, anche dei piatti tradizionali li fa diventare i suoi, con dei piccoli accorgimenti o delle piccole modifiche. La tradizione bacolese mi ha dato la possibilità di fare i piatti di mare che facciamo oggi. Prima di tutto l'importanza della stagionalità è fondamentale, e l'importanza di promuovere a 360 gradi il territorio. I miei piatti sono tutti legati a quella che è la tradizione flegrea, e per tradizione noi possiamo parlare di diversi tipi di cucina. Perché? Perché se ne parliamo antecedenti agli anni 60 e agli anni 70, quindi primo dopoguerra, la zona flegrea appunto era una zona agricola industriale, dove la ristorazione era legata un po' a quella che era la cucina di una volta, la lasagna, la pasta a forno, il pollo con le patate, la salsiccia alla brace, quindi cose molto semplici. Negli anni 70 c'è stata un'evoluzione drastica di quella che era la cucina flegrea, e da lì si è partita con una cucina di mare, con una cucina fresca, espressa, dove i piatti venivano preparati al momento, ma al momento veramente nell'attimo in cui il cliente entra, proprio per dare la sensazione di fresco e di sapori delicati, mai aggressivi, e lì uno può dire è un piatto fatto bene. La tradizione della cucina flegrea
vista come tradizione di mare, inizia più o meno negli anni 70, negli anni 60, insomma, con dei maestri che possono essere Luigi Guardacione, che era il proprietario di Cucchiaro, che può essere Salvatore Di Meo, che è della Misenetta, come Garibaldi, Castiglia, sono quelli che hanno fatto un poco da apripista nella cucina flegrea. Insomma, ci sono delle cose che noi non avremmo mai immaginato di fare se non fosse stato per loro. Quindi, secondo lei, quali sono i piatti tradizionali più importanti della zona flegrea? A distanza di centinaia di metri cambiano le tradizioni. Bacoli ha dei piatti tradizionali che si differenziano anche dai comuni limitrofi. Un esempio classico, proprio eclatante, è la coda di stoccafisso. Lo stoccafisso è un pesce essiccato che viene dal nord Europa e durante la lavorazione dello stoccafisso, che si mette a bagno, ci sono delle aziende che fanno questo, la coda dello stoccafisso non viene messa a bagno, viene tagliata e conservata in dei sacchi di juta. Questa coda di stoccafisso durante il periodo estivo, anche quello invernale, viene acquistata da noi bacolesi, viene messa in ammollo nell'acqua e viene cucinata in diversi modi. È un piatto tipico della zona flegrea, perché tu immagina che si serviva in una ciotola che in napoletano si chiama scafaria. Si metteva un peperoncino intero senza rompere per ogni commensale, 2 patate per ogni commensale e un pomodoro sempre intero per ogni commensale. Veniva bollita e si serviva con il suo brodo. Tu avevi la scafaria e il piatto avanti. Prendevi la tua coda di stoccafisso, prendevi le tue patate, prendevi il tuo pomodoro intero e il tuo peperoncino, condivi con olio e sale e poi in base alla quantità di piccante che volevi ti rompevi il peperoncino all'interno del piatto. La stessa cosa, ti schiacciavi il pomodoro e ti creavi in quel momento il piatto. Ovviamente secondo voi che cosa mancava in questa cosa? Mancava il pane raffermo, perché era quello che serviva per accompagnare questo piatto. Ed era uno dei piatti più iconici della cucina bacolese. A casa, per esempio mia, c'era la tradizione di fare le cozze con ragù. Sembrerà strano, ovviamente, dici il ragù di cozze. Il ragù di cozze perché? Perché le cozze, bene o male, voi ce l'avete tutto l'anno. Durante l'estate si facevano le conserve di pomodoro, si faceva la passata, e parecchi usavano fare questa pasta con le cozze con la passata. E quindi il ragù di cozze, no? La passata di cozze fatta con ragù. Posso dire che per me è uno dei piatti più buoni che abbiamo mai mangiato. Altro piatto tipico, il casatiello, che è un dolce pasquale fatto non con il lievito madre ma con il criscito, che sarebbe una sorta di bica fatto lievitare, e si serve ricoperto di zucchero e palline di zucchero colorate. È un dolce tipico bacolese o montese, che si voglia, che si serve appunto durante il periodo pasquale. Per esempio noi bacolesi, ecco vedi, dimenticavo, siamo mangiatori di sarde. Da piccolo io vivevo nel centro storico di Bacoli a 100 Camerelle, che è una zona proprio dove tu ci devi arrivare apposta, quindi proprio sulla collina che vedete alle mie spalle, in pratica, dove c'è la scogliera nera. Quando tu tornavi da scuola ti accorgevi di che cosa mangiavi, se i pescatori avevano pescato qualcosa, dall'inizio della strada, perché iniziavi a sentire magari l'odore di sarde arrostite da quando iniziavi ad entrare nel vicoletto fino a che arrivavi a casa e dicevi vabbè, sono sarde, perché magari si erano pescate le sarde, oppure era passato il pescivendolo che a Pozzuoli avevano preso tante sarde e tu le compravi, che era un pesce povero che costava poco, quindi lo compravano tutti. Uno dei suoi antipasti più particolari sono le telline offerte in una tazzina da cappuccino. Eccola. Da cosa deriva questa usanza? Guarda, non è un'usanza, è nata per necessità. Era una domenica dove eravamo strapieni e i lavapiatti non ce la facevano a lavare i piatti, per cui io passai davanti alla macchinetta del caffè e c'erano queste tazze da cappuccino e dissi: fa una cosa, prendi queste tazze. Il cameriere: ma sei pazzo? Prendi, non ti preoccupare, me la vedo io. E servimmo per la prima volta le telline in questa tazza da cappuccino, e da lì le persone rimasero incantate di questa cosa, ma veramente, perché è simpatica come cosa. E poi ce ne vanno parecchie, perché le telline sono piccole. Ci sono ricordi di infanzia o aneddoti legati alla cucina locale che l'hanno ispirata? È tutto una memoria. Io sono cresciuto in un posto dove ancora ho vissuto la vendemmia, ho avuto la possibilità di vivere il periodo delle conserve, ho avuto la possibilità di annusare, di assaporare dei frutti raccolti dall'albero in quel momento.
Vi posso garantire che sono proprio due mondi diversi. Oggi si parla di differenziata, oggi si parla di rifiuti, ma non c'era bisogno di fare differenziata, perché il 90% delle famiglie in campagna avevano gli animali, tutto quello che avanzava di cibo veniva dagli animali. Quello che non mangiavano gli animali, c'era una buca enorme dove veniva buttato tutto dentro, si faceva macerare e veniva usato come concime. Secondo lei il cibo può diventare un mezzo di comunicazione, specialmente per condividere le proprie emozioni? Il cibo è un mezzo di comunicazione, il cibo è una condivisione, è un propulsore, il cibo, culturale, perché i popoli si sono incontrati e l'incontro dei popoli ha fatto sì che il cibo si evolvesse. Se parliamo di oggi, la cucina non fa altro che dare la possibilità a moltissime persone di esprimersi, di comunicare con gli altri, di dire quello che si è realmente, perché attraverso i piatti uno esprime il proprio essere. Io con i clienti molto spesso entro in empatia, no? In cucina, se tu trasmetti i tuoi sentimenti, quello che tu provi nel preparare un piatto, è lì che trasmetti al cliente qualcosa di vero, di reale, non falsato, e là stai comunicando con lui, anche se in maniera come dire, inconscia. Io penso che non esiste, la cucina è in assoluto uno dei mezzi migliori per comunicare. La domenica è considerata da tutti una giornata di riposo e condivisione. I suoi clienti vengono da lei per cercare questi valori. Come riesce ad accontentarli? Accontentare i clienti, prima di tutto, è farli sentire a casa. Tu devi immaginare il ristorante come in diverse fasi e il cliente in diverse situazioni. Lo stesso cliente nell'arco di un anno può venire da te 4 volte e 4 volte ha 4 esigenze diverse. E in quel momento sai qual è la cosa fondamentale? Cercare di capire quali sono le esigenze del cliente, accoglierlo e dare al cliente quello che lui cerca. Un esempio, questo cliente ti arriva da solo, magari ha finito una giornata di lavoro, sta lontano da casa, ha bisogno di rilassarsi, magari ha pure voglia di fare una chiacchiera, o magari non ce l'ha, vuole stare per fatti suoi. E tu lì devi essere bravo ad essere accogliente e allo stesso tempo mai invadente. Lo stesso cliente viene con la fidanzata o con la moglie a festeggiare un anniversario, devi avere un approccio ancora diverso. Lo stesso cliente viene con la famiglia, porta i figli, porta i parenti, e tu là hai ancora un altro approccio diverso. Sempre rimanendo te stesso, però riuscendo a capire quali sono in quel momento le esigenze non solo culinarie, ma anche proprio personali di quel cliente. L'apoteosi dell'accoglienza è far sì che tu ci sia e allo stesso tempo il cliente non si accorga di te, però quando se ne va dice come mi ha trattato bene.